Ichigo Ichie. Ichigo Ichie è una filosofia giapponese che potremmo utilizzare per migliorare la nostra fotografia. In che senso? La traduzione potrebbe essere qualcosa tipo una volta nella vita e funziona più o meno così. Voi sapete che quando viaggiate, quando vi fate dei giri, fate tante foto, siete ispirati, perché? Perché pensate che quella cosa la vedrete solo durante quel viaggio e la prossima volta magari sarà tra moltissimo, forse mai più. Bene, se noi riuscissimo a applicare questo concetto anche nella nostra vita quotidiana, quella ripetitiva, quella che appunto non ci meraviglia più perché l'abbiamo vissuta 100.000 volte, e secondo me questo che ora vi farò vedere è un tipicissimo esempio. Per esempio, io vivo in un posto estremamente bello, eccolo qua, guardate, sono molto vicino al Colosseo, faccio questo giro 100 volte, diciamo almeno un paio di volte a settimana, anche di più a volte, e l'ho fatto tante volte da non meravigliarmi più, quindi non mi ispira più, non faccio più fotografie. Eppure, sicuramente ci saranno milioni di angolini ancora da vedere di questo posto e che potrebbero ispirarmi. Ecco che cosa vuol dire Ichigo Ichie. Praticamente cerchiamo di meravigliarci di nuovo per tutto, non solo per le cose nuove, non solo per quelle che pensiamo possano accadere solo una volta nella vita, ma per tutto ciò che ci circonda, come se fosse l'ultima volta che lo vedremo. Un esempio tipico è, per esempio, il fatto che io l'anno scorso ho fatto questo bellissimo viaggio in Giappone pensando che siccome ci sono andato a 57 anni ci avrei messo altri 57 anni per tornare in Giappone e che alla veneranda età di 114 anni mi sarebbe stato difficile fotografare. E invece tra un mese, poco più, tornerò in Giappone, quindi la paura potrebbe essere di non meravigliarsi tanto quanto mi sono meravigliato la prima volta pensando che fosse l'ultima. Come avete visto, questo è un altro chiaro esempio di quello di cui vi parlavo, dell'Ichigo Ichie, un posto dove vengono da tutto il mondo per poterlo vedere. In realtà quando ci abituiamo, quando diventa una cosa normale per noi, spesso perde quel fascino che questa filosofia dell'Ichigo Ichie ci
diciamo, ci aiuta a riportare nelle nostre vite, nel nostro modo di fare, nel nostro modo di affrontare le cose. Quindi direi che Ichigo Ichie è più che una filosofia, è quello che gli statunitensi chiamerebbero state of mind, uno stato dell'animo. Comunque è stato molto tempo fa, ma non è la prima volta che su questo canale parliamo di una filosofia giapponese che riguardi anche la fotografia. Avevo fatto questo video che vi invito a riguardare perché secondo me è molto interessante, su una fotografa che si chiama Susan Stein, che è una fotografa newyorkese che fa delle foto secondo me meravigliose, ma anche molto controverse. E in quell'occasione avevo parlato della filosofia del wabi sabi, cioè della filosofia del bello nel brutto, potremmo dire così, o quantomeno di quanto possa risultare interessante ciò che non è particolarmente bello. E allora, per esempio, un caso tipico del wabi sabi, non legato alla fotografia ma in generale a questa filosofia, è per esempio il fatto che i giapponesi, quando per esempio si rompe un bel vaso eccetera, invece di buttarlo magari riempono le venature d'oro e lo rimettono in sesto, facendolo diventare forse più interessante e più bello di prima. Lo stesso vale nella fotografia, cioè il bello può essere a volte stucchevole, ciò che è brutto, per esempio, che posso dire, le mani attizzite di una persona molto anziana o una serie di persone diciamo in una situazione di disagio, oltre a raccontarci delle storie interessanti, in realtà a livello fotografico possono essere anche belle.